È successo praticamente di tutto in quel di Strong Style Evolved, un qualcosa che ci ha creato un hype pazzesco in vista della Wrestling Kingdom Weekend e in particolar modo di Resistance Dynasty, pay-per-view che andrà in onda il prossimo 5 gennaio e che sarà visibile in diretta su New Japan Pro Wrestling World. Ma andiamo con ordine. Sì, perché come ovviamente già sapete, il main event di Strong Style Evolved era una sfida valevole per lo Strong Women's Championship tra Mercedes Moné e Hazuki. Il match è stato fantastico, davvero davvero molto bello. La performance di entrambe le atlete è stata grandiosa, e sì, perché ambo le contendenti hanno messo in campo un gran bel lottato in un susseguirsi di emozioni che ha scaldato il cuore di ogni fan, me compreso. Sono davvero orgoglioso della prestazione di Hazuki, che ancora una volta regala grande spettacolo e dimostra di essere una wrestler squisita. Purtroppo però il talento di Hazuki non è bastato per battere Mercedes Moné, che quindi rimane campionessa, difendendo con successo il titolo per la terza volta da quando lo ha conquistato lo scorso 30 giugno a Forbidden Door, sconfiggendo Stephanie Vaquer. Dunque, quando tutto sembrava rivolgersi verso la fine dello show, ecco che fa capolino nel ring Mina Shirakawa, che aveva precedentemente lottato e sconfitto Johnny Robby in un opening molto molto buono. Una battaglia divertente e frizzantina che ci ha mostrato una Johnny Robby interessante da tener d'occhio per il futuro, ma che ovviamente ora non può ancora competere con lo status di Mina Shirakawa, che la sovrasta sia per talento che per esperienza nel quadrato. Fatto sta che Mina Shirakawa si presenta dunque al cospetto di Mercedes Moné e la sfida ufficialmente per Wrestler Dynasty in un winner of take-alls match. Sì, perché sia lo Strong Women's Championship che l'Undisputed British Women's Title verranno messi in palio e la vincente si accaparrerà entrambi. Questa dunque è un'enorme opportunità per Mina Shirakawa per riscattare la recente sconfitta contro Mariah May. Sì, perché a Winter is Coming Mina Shirakawa non è riuscita a detronizzare Mariah May e a conquistare l'AEW Women's Championship, fallendo quindi per la seconda volta l'assalto a questo titolo, dopo averci già provato lo scorso 30 giugno quando aveva incrociato le braccia contro Toni Storm a Forbidden Door. Ora però Mina ha subito la chance di riscattare questa sconfitta, perché battere Mercedes Moné vorrebbe dire conquistare lo Strong Women's Championship e aggiungere un altro alloro al suo palmarès. Inoltre vincere questo titolo farebbe realizzare alla Shirakawa il sogno di diventare campionessa in USA nel 2025, il che porterebbe, ecco, ancora ad alti livelli lo Strong Women's Title. Sì, perché il titolo alla vita di Mina potrebbe tornare a splendere come già fatto con Giulia, quando l'ex leader di Donna del Mondo aveva avuto l'onore di possedere tale cintura. Vi ricorderete di certo come il regno di Giulia fosse stato davvero buono e aveva permesso al titolo di essere difeso sia in America che in Giappone. Tutto questo, fuso con le innumerevoli difese e le grandi prestazioni, resero il regno di Giulia il migliore da quando è nato lo Strong Women's Title. Fatto sta che Mina Shirakawa potrebbe riprodurre tutto ciò e far tornare a splendere la cintura sia in USA che in Giappone, grazie alle sue straordinarie capacità nel ring, il suo talento e il suo carisma. Dunque, sembrerebbe che Mina Shirakawa sia la persona perfetta per portare ancora ad alti livelli lo Strong Women's Championship, ma attenzione a Mercedes Moné. Sì, perché sappiamo bene lo status di quest'ultima e sappiamo bene che la lottatrice ex WWE non è di certo intenzionata a lasciarsi sfuggire l'opportunità di mettere un altro titolo nel palmarès.
È chiaro che Mercedes Moné abbia tutta l'intenzione di tornare in AEW come tripla campionessa ed essere riconosciuta come campionessa in 3 federazioni differenti. L'intenzione di Mercedes Moné è sempre stata chiara. Ha lasciato la WWE per diventare leggenda al di fuori di essa, quindi conquistare l'Undisputed UK Women's Championship sarebbe un bel biglietto da visita per far sì che fans di tutto il mondo la riconoscano come tale. E inoltre per la Rev Pro pensare di far apparire la propria campionessa settimanalmente in TV significherebbe far crescere la loro fan base, o così dovrebbe essere, e questo è un po' anche quello a cui probabilmente punta la New Japan Pro Wrestling. Quindi è chiaro come Mercedes Moné parta avvantaggiata in questo match, ma se l'intenzione della AEW è quella di spostare Mercedes Moné nella categoria titolo mondiale e farla scontrare prima o poi con Mariah May, allora avrebbe bisogno di liberarsi dei titoli attualmente in suo possesso, e credo che ad oggi non ci sia nessuna meglio di Mina Shirakawa di batterla per lo Strong Women's Championship. Vedremo. Intanto io vi invito a lasciare il vostro pensiero qua sotto nei commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo match e per chi farete il tifo. Ahimè, siamo arrivati anche oggi al termine del video, ma prima di salutarvi vi chiedo gentilmente di lasciare un like, di condividere il video con quante più persone possibili e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Inoltre vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto tutto dedicato al wrestling femminile mondiale. Con Donne tra le corde resterete sempre aggiornati con tutto ciò che aleggia intorno alle vostre atlete preferite, grazie ai risultati dei vari show, alle ultime news e così via. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. Grazie di cuore e alla prossima. Bye bye!